Eccoci qua ragazzi, salve a tutti e bentornati sul canale o benvenuti per chi dovesse passare ovviamente per la prima volta sotto questo contenuto. Buongiorno, grandissima prestazione in nazionale annullando Lukaku. Di Lorenzo, il migliore in campo in assoluto nella partita disputata con l'Italia contro il Belgio. Calciomercato, sirene blaugrana per quanto riguarda Kvaratskhelia, abbiamo letto qualcosina. C'è stato un incontro con l'entourage giovedì scorso, smentita Napoli sulle parole di Manna per quanto riguarda la situazione Osimhen Turchia, Galatasaray, paghiamo la clausola, rimane in Turchia, eccetera, eccetera. Fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Parliamo un attimo di Buongiorno e di Lorenzo e questa situazione nazionale per poi passare al calcio mercato. Sto leggendo tanti commenti su Lukaku perché ovviamente era un sorvegliato speciale dai tifosi del Napoli che poi si stanno scagliando, continuano a scagliarsi contro Lukaku nel dire hai visto a Napoli non sta facendo niente, sta facendo poco e niente, in nazionale comunque lo stesso calciatore, abbiamo sbagliato l'acquisto in attacco, eccetera, eccetera. Però ragazzi vi siete resi conto ieri Lukaku chi aveva di fronte? Alessandro Buongiorno sembra un difensore già fatto e finito. Mentalmente in primis, molto ma molto forte, sempre in posizione e poi fisicamente diventa molto ma molto complicato anche per una bestia come Lukaku passare e far male ovviamente ieri alla difesa dell'Italia. Rimaniamo sempre col fiato sospeso con queste nazionali per eventuali affaticamenti ed infortuni, ma abbiamo veramente azzeccato il colpo in difesa perché Buongiorno è fuori dal normale, è fuori dal normale almeno al momento. Poi può darsi che durante la carriera ci siano cali, ci siano picchi, tutto quello che volete, ma ciò che stiamo vedendo, che sto vedendo, è qualcosa veramente di stupendo. Di Lorenzo il migliore in campo per quanto mi riguarda, interno, esterno, in difesa, in attacco, uomo assist perché il gol arriva da un inserimento del capitano che poi la mette al centro e di Tapin Tonali la butta in rete e quindi tutto grasso che cola per quanto riguarda il Napoli. Nel caso Conte poi volesse passare a 3 in futuro, che sia prossimo o più in là, Di Lorenzo man mano che gioca le partite con la nazionale in questo modulo di Spalletti con la difesa a 3 sta incamerando sempre meglio molte situazioni sia in fase offensiva sia nella fase di non possesso e quindi ottimo per quanto riguarda i nostri calciatori impegnati con la nazionale italiana. Stasera ci sarà la partita che seguirò, che aspetto ovviamente con ansia perché la Scozia a me intriga e non poco, quindi Scozia-Croazia, Gilmour e McTominay impegnati perché già sto sentendo troppe baggianate su Gilmour dopo contro l'Inter, non lo so se può sostituire Lobotka, sì il calciatore c'è, sono già scettici alcuni e quindi io vi dico ragazzi guardatevi la partita stasera della Scozia perché Gilmour in nazionale fa i buchi a terra ma solamente per il fatto che con i compagni in nazionale già sa perfettamente dove sono e dove li può trovare con un lancio, un passaggio, un'imbucata e quant'altro. A Napoli ancora è normale che deve trovare la quadra per quanto riguarda i compagni, il posizionamento, le caratteristiche dei compagni stessi, ma Gilmour è un grandissimo acquisto fatto dal Napoli. Mettetevelo in testa e non esiste chi lo sta già etichettando come sì, un buon giocatore, però vedremo, vedremo. Noi saremo qui comunque a commentare anche le prestazioni del nostro nuovo acquisto e del nostro centrocampista che sarà il futuro poi della mediana del Napoli. Nell'attesa ci guardiamo le nazionali e loro impegnati. Anch'issa, piccola situazione da commentare, non ha giocato in Namibia Camerun perché gli facciamo gli auguri, è diventato papà per un'altra volta e quindi ha saltato, dico io, bene da questo punto di vista, ha saltato la sfida con la Namibia e quindi
ancora più grasso che cola, in casa, Napoli, il calciomercato, la situazione è chiara e questo Barcellona che si fa avanti. Kvaratskhelia non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli, i dialoghi tra l'entourage e il calciatore e la società azzurra vanno avanti ormai da tanti mesi, ma le parti non hanno ancora trovato un accordo. L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica fa il punto sulla situazione. Alla corsa per il numero 77 si è iscritto in maniera concreta pure il Barcellona di Flick. In Catalogna hanno un debole per le caratteristiche di Kvara e sono pronti a sferrare l'assalto decisivo in estate. La valutazione sarebbe di circa 80 milioni di euro, guarda caso la stessa cifra voluta dall'entourage come possibile clausola rescissoria del nuovo accordo con il Napoli. Una coincidenza che potrebbe rivelare l'entità della possibile offerta del Barça a calcio a meno di due attaccanti per aprire un nuovo ciclo vincente, soprattutto in Europa. Noi sapevamo che il rinnovo doveva arrivare a fine ottobre, quindi non è arrivato. Più si allungano i tempi e più si va verso, diciamo, altre situazioni di mercato. Io non oso nemmeno immaginare, mi auguro che Kvaratskhelia ritrovi la quadra, possa rinnovare, si sta a Napoli, per amor di Dio, non sto qua a dire no, vattene domani perché basta, finito. Assolutamente no, trovi l'accordo, ti stai a Napoli, voglioso di vestire la maglia del Napoli, intendiamoci, poi nel caso dovesse partire non voglio nemmeno immaginare cosa può diventare il Napoli con gli 80 milioni di Kvara e la clausola che poi verrà pagata di Osimhen. Ne vedremo delle belle anche nella situazione di mercato del prossimo giugno. Smentita del Napoli per quanto riguarda la situazione appunto dell'attaccante nigeriano, perché c'è una notizia che girava, Osi al Galatasaray, Manna risponde no, abbiamo già offerte da altre squadre pronte a pagare 75 milioni di euro, però la SSC Napoli, almeno a quanto leggo, ha smentito la fondatezza di queste dichiarazioni attribuite al DS Manna, ovvero la redazione di Sabah riferisce le seguenti dichiarazioni del DS Manna al proposito del futuro di Osimhen. La nostra porta è chiusa alla trattativa per Osimhen, il Galatasaray al momento non ha il budget per pagare questa cifra, il prezzo è di 75 milioni di euro. Sono tante le squadre che vogliono Osimhen, sono pronte a pagare questi soldi. Queste sono le dichiarazioni del DS Manna che vengono smentite però dal Napoli stesso. E quindi a che gioco state giocando in quel di Istanbul in Turchia? Se lo volete, 75 milioni di euro. Adesso vi fa gola perché poi nel campionato turco sta facendo gol tutte le giornate, tutte le partite segna. Devastante come attaccante in quel di Turchia in un campionato dove, diciamo, tra virgolette, non c'è niente di facile, però il campionato turco forse è un tantino più abbordabile e di una serie anche difensivamente parlando, punto primo. Poi chi ha visto qualche partita del Galatasaray come il sottoscritto, diciamo, ha notato che Icardi si è sacrificato nell'andare poi a prendere il pallone al centrocampo lasciando tutta la linea d'attacco ad Osimhen come vuole lui, e comunque palla a scavalcare la linea di difesa, te la vai a prendere, sei devastante comunque in corsa e quindi arrivi sempre davanti all'avversario. Però non dimentichiamo che il Galatasaray tecnicamente comunque è una squadra molto ma molto attrezzata. C'è anche il nostro Ciro Mertens che fornisce assist ad ogni giornata di campionato e quindi si è ritrovato con il nigeriano. Per noi ben venga che Osimhen faccia altri 50 gol da qui a giugno, che comunque la clausola c'è e dovete cacciare il croccante se volete portare via il calciatore dalla Turchia, perché non credo che passerà nemmeno più per Napoli, o nel caso dovesse andare male, ma non credo la situazione passa per Napoli, ma per fare comunque il separato in casa non è che ritorniamo poi sui passi, o ritorna lui sui suoi passi perché è stato lui diciamo a dire no, la maglia del Napoli non la voglio vestire più. Quindi noi ce ne siamo già fatti una ragione da molto molto tempo, aspettiamo solo questi 75 milioni di euro, poi che li paga il Galatasaray, che li paga il Poggi Bonzi, che li paga il Paris Saint Germain, o che ne so, la Pergolettese, mettiamola così, a noi
non ce ne può fregare di meno. A noi servono solo i croccanti, come ho detto prima, per alzare l'asticella e il livello tecnico del Napoli ulteriormente, perché è già un livello molto, ma molto alto. E poi mai come quest'anno, da quando abbiamo preso il nuovo allenatore, il nuovo entourage, tanti soldi in mano a persone competenti che faranno comunque del Napoli una squadra sempre migliore dal punto di vista tecnico e tattico, poi per ciò che vuole Conte, se si riesce ovviamente a prendere il calciatore che vuole il mister decide su chi puntare, poi ovviamente c'è la squadra, la squadra da andare a sfruculeare, tra virgolette, per portare via l'eventuale nuovo acquisto. Non è che io dico, ok, prendiamo quel calciatore, vai lì e lo prendi. Ci sono sempre tante dinamiche di mercato da calcolare, non è una cosa che si fa dalla sera alla mattina nella maniera più assoluta. Quindi smentite, la SSC Napoli ha smentito la fondatezza di queste dichiarazioni attribuite al DS Manna. Ovviamente leggiamo la smentita e poi chiudiamo. Il direttore sportivo dell'SSC Napoli, Giovanni Manna, avrebbe parlato del futuro di Victor Osimhen al collega di Saba Sport in Turchia, Samet Yüksel, ma in realtà le cose non stanno così. La SSC Napoli smentisce le dichiarazioni attribuite al DS azzurro sul futuro di Victor Osimhen, ritenendole totalmente prive di fondamento. Croccanti e ve lo prendete. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando, stasera, per chi è ancora scettico, su Gilmour si può vedere Scozia-Croazia, che poi è anche una bella partita da vedere. Sempre Forza Napoli, ciao!